Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci a un altro video e oggi cosa andiamo a trattare? Oggi andiamo a vedere, facciamo un unboxing e una recensione della Nintendo Switch Lite, quindi la versione quella che è uscita adesso della Nintendo Switch unicamente portatile. Come si presenta la confezione? Vedete, molto compatta. Mi sta in due mani, quindi è molto più piccola rispetto a quella della Switch in versione standard. Sui lati abbiamo alcune etichette. Il retro mostra unicamente il retro della console, proprio c'è veramente una cosa molto minimale. Qua abbiamo tutti quanti quelli che sono le informazioni riferite appunto alle compatibilità del software eccetera e niente, andiamo ad aprire la console. Io vi faccio un attimo vedere che cosa si trova. Qua appunto ci viene data indicazione a proposito del connettore per il caricabatterie e come accendere la console. Va tirato fuori il pacchetto interno e abbiamo una confezione molto minimale, niente tanti librettini che di solito Nintendo ci aveva sempre abituato a tutte quante le belle scartoffie. In questo caso non ci sono, abbiamo proprio solamente la console. Ovviamente io l'ho già utilizzata, qua vedete che ho messo dei gommini perché la console in realtà si presenta all'apertura della console con l'analogico bianco grigio, mentre invece in questo caso lo vedete nero perché io sono andato ad applicare dei gommini in quanto mi ci trovo meglio. L'interno della confezione poi presenta appunto le scartoffie a cui ci aveva abituato Nintendo, però sotto è solamente in realtà un plico di informazioni, poca roba, dove ci viene addirittura detto che, vedete qua non c'è lo stand, dove è sistemata la reazione rispetto alla Switch standard e appunto come è strutturata la console, alcune informazioni, precauzioni nell'utilizzo. E qua abbiamo il nostro caricatore, che è lo stesso medesimo caricatore che troviamo all'interno della Nintendo Switch classica. Quindi insomma, se avete il caricatore della Nintendo Switch potrete utilizzare direttamente quello. Andiamo ad aprire la nostra console e facciamo l'accensione. Ovviamente non vado a mostrarvi la prima accensione in quanto io già mi sono connesso con il mio account, ho già effettuato la prima registrazione della console e tutte quante le informazioni necessarie sono già state immesse, quindi adesso la console è pronta all'uso. Prima di accendere la console, che comunque adesso vi mostro un attimo come è fatta, vi faccio poi vedere anche la differenza rispetto alla console Switch standard e quali sono appunto le dimensioni paragonate una di fianco all'altra e una sopra l'altra, così vedrete un attimo. Innanzitutto, qual è la grande differenza rispetto alla Switch standard? È il D-pad. Finalmente è stato reintrodotto il D-pad, non ci sono più quei pulsanti che io reputavo veramente molto scomodi, anche perché erano dei micro switch molto duri da premere e scomodi da utilizzare come D-pad. Erano gli stessi medesimi che si trovano su questa pulsantiera, però qua abbiamo una bella croce direzionale e abbiamo una bella croce direzionale molto comoda, funzionale. Infatti, se voi non potete sentirlo, però ha un bel feeling. Gli analogici invece sono gli stessi identici della Switch, quindi dei Joy-Con. I tasti qua presenti sono i medesimi, meno e più abbiamo i nostri classici L e R, questi non sono cambiati. È cambiata la forma generale, molto più arrotondata, molto più compatta. I lati sono essenziali, ma
più smussati, più arrotondati verso il bordo, e quindi appunto l'impugnatura risulta, diciamo, più gradevole ed è molto 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 leggera. Sotto abbiamo il nostro carico, il nostro classico connettore USB tipo C, ormai uno standard per tutti quanti i prodotti usciti nel 2019, che usciranno poi nel 2020, e queste sono le nostre casse. La cosa particolare rispetto alla switch standard è la grata per la reazione, che in questo caso è molto molto più ridotta rispetto alla versione classica. Ma andiamo a vedere le console assieme, che così almeno vi fate un po' più l'idea di qual è la differenza. Qua abbiamo la nostra switch standard con i Joy-Con di Splatoon in questo caso, e qua potete appunto vedere quali sono le differenze nelle dimensioni. Non è tanto più compatta, diciamolo chiaramente, non è effettivamente tanto più piccola rispetto alla versione Switch classica. Qua abbiamo uno schermo da 5.5 pollici, qua invece superiamo i 6 pollici per quel che riguarda appunto le dimensioni. Secondo me però rispetto alla Switch standard è il peso che conta veramente molto, cioè questa è un mattone veramente molto molto pesante a mio parere rispetto alla Switch classica. Che cosa abbiamo perso però rispetto alla Switch Lite? Rispetto alla Switch Lite abbiamo perso il lettore IR che c'è posto sul Joy-Con destro, il Rumble, e quindi appunto il Rumble HD, non c'è più la vibrazione classica che avevamo dei Joy-Con, non c'è, e appunto la possibilità di scollegare i nostri Joy-Con dalla console. Questa cosa ovviamente non c'è, però comunque sia noi abbiamo la possibilità di utilizzare dei Joy-Con esterni, quindi se noi abbiamo dei Joy-Con li potremo interfacciare con la Switch Lite per giocare comunque in compagnia, che su uno schermo così piccolo non ha molto senso, però non è che cambia molto tra questo schermo e questo schermo qui, quindi in realtà se volete ce li avete in portabilità, se ve li volete portare dietro potete anche fare questa operazione. Non ha molto senso perché cosa manca? Manca lo stand per tenere la console appoggiata. Però quello che volevo farvi vedere, la grata di reazione della Switch standard rispetto alla Lite. Come vedete qui è molto più grossa, c'è una parte dissipatrice molto più ampia rispetto invece alla Switch Lite. La console si presenta leggermente più stretta, quindi più compatta, questa, la Switch Lite rispetto alla classica, mentre invece da questo lato, ecco appunto qui potete vedere quello che intendevo quando vi dicevo che il Joy-Con risulta più spesso rispetto al Joy-Con della console standard, mentre invece dietro la console si presenta così. Vediamo adesso se riesco a farvi vedere differenze e mancanze di questa console. Ecco qua. Sostanzialmente i cambiamenti non sono così evidenti. La cosa particolare è che abbiamo ancora il connettore, questo tipo di connettore che serviva per inserirla all'interno del dock della Switch, quindi insomma è stato mantenuto questo oggetto, questo incavo, ma vi spiego anche per quale motivo è stato mantenuto. Non è una svista di Nintendo, bensì la volontà di Nintendo di mantenere la compatibilità con alcuni accessori che permettevano di collegare la console a joypad esterni, per esempio, a qualcosa che appunto presentasse un dock fisico, come per esempio vi avevo mostrato
nella recensione del joystick arcade per la Nintendo Switch. Infatti la compatibilità è totale su quel tipo di joystick, per cui voi potrete tranquillamente utilizzare la vostra console Lite con gli stessi accessori della standard, Bluetooth presente, e tutte quante le vostre periferiche non vanno quindi a sparire, a meno che non si tratti di periferiche che si vanno a collegare tramite gli attacchi del Joy-Con. Ecco, questa cosa ovviamente è andata persa. La cosa che però più secondo me si guadagna con la Switch Lite rispetto alla Switch classica è la presenza appunto di una croce direzionale. La croce direzionale sulla Nintendo Switch Lite è una grande aggiunta, a mio parere. Andiamo ad accendere la console. Eccoci qua, console accesa. Riduciamo la luminosità così riesco a farvi vedere anche un po' meglio lo schermo. Qua siamo già dentro a Zelda Link Awakening e qua abbiamo la nostra classica schermata. Vedete che appunto le impostazioni rimangono le medesime della Switch classica, non ci sono cambiamenti di sorta in questo senso. Il menu è stato mantenuto lo stesso, identico. Le differenze davvero in questo caso non si notano. La console, la Switch Lite, però vi dirò, è possibile fare una cosa che molti magari non sanno, e cioè giocare sulla propria console Lite con lo stesso account e quindi gli stessi giochi recuperati, scaricati dalla Switch standard. Mettete che voi avete il vostro account standard sulla console, quindi collegato alla Switch classica, e volete però continuare il vostro gioco anche sulla Switch Lite. Potete farlo? Sì, potete farlo senza nessun problema. Collegherete lo stesso account anche sulla Nintendo Switch. Andando qui in impostazioni potete trovarlo, ma vi verrà chiesto direttamente all'inizio. Allora, se andiamo su utente, ecco, vedete, c'è scritto trasferisci il tuo utente. Vedete? Cliccando su questo ci verrà data la concessione di poter trasferire il nostro account principale sulla Nintendo Switch Lite, senza però andare a cancellare quello principale sulla nostra Switch. Questo ci permette di continuare a giocare su tutte e due le console indipendentemente da quale vorremmo utilizzare, senza quindi poi perdere anche i salvataggi che, se avete Nintendo Switch Online, potranno essere salvati direttamente nel cloud e poi riscaricati. Anche quello basta semplicemente andare su gestione dati, come vedete qua, cloud dei dati di salvataggio, e effettuare appunto, collegarsi qui, ci viene chiesto quale account, e qua ci verrà dato appunto tutti quanti quelli che sono i nostri dati di salvataggio e la possibilità di andare a scaricarli. Il trasferimento però, se noi giochiamo a Zelda qui per esempio e poi vogliamo continuare a giocarlo qui, i dati di salvataggio non saranno automaticamente salvati qui, dovremmo tornare nelle impostazioni e fare il backup dei dati dall'altra console. È un po' macchinoso, però diciamo che una volta che vi mettete a provarlo vedrete che vi ci trovate senza alcun problema. L'unica pecca di questo sistema è che i nostri giochi che abbiamo scaricato non potremmo utilizzarli contemporaneamente su tutte e due le console se non siamo connessi a internet. Quindi se la console Switch Lite non è connessa a internet,
vi verrà chiesta appunto la verifica del software. Una volta che noi andiamo ad accendere la console, andiamo a verificare il software. Vedete, adesso vi faccio partire un gioco che così vedete voi stessi. Allora, verifica in corso. Significa che adesso la console sta verificando online il funzionamento o meno della licenza. Quindi se non c'è appunto la connessione a internet, non è possibile giocare con i giochi scaricati su questa console. Però diciamo un'altra cosa: la console Nintendo Switch Lite è utilizzabile con un trucco, nel senso che voi non potete giocare contemporaneamente con tutte e due le console a casa se sono connesse a internet. Si può giocare da una e si può giocare dall'altra. Potrete però per esempio giocare con questa e magari darla a vostro fratello, la vostra compagna o chi che sia, e far giocare per esempio lo stesso identico gioco e contemporaneamente giocarlo anche voi, ma togliendo praticamente il wifi, la connessione wifi alla console. Quindi praticamente nel momento in cui verrà fatta la verifica del software, verificherà appunto che non c'è un'altra console connessa a quel software attualmente del vostro account, e quindi vi permetterà di continuare a giocare contemporaneamente su tutte e due le console. Ecco, questo è una un piccolo accorgimento che vi permetterà di avere tutte e due le console da utilizzare con un unico account, senza doverci spendere soldi ulteriori per riacquistare software eccetera eccetera. Scusate la piccola appunto guida tecnica su questa cosa, però appunto mi premeva darvi questa informazione che magari non molti sanno. Un'altra cosa, adesso voglio farvi vedere, allora chiudiamo, andiamo appunto, come vi avevo detto, attiviamo la modalità internet, andiamo sulle impostazioni e facciamo una cosa: trasferiamo il dato di salvataggio di Asterix e Obelix direttamente dalla console Nintendo Switch, lo aggiorniamo dalla Switch Lite, lo aggiorniamo su questa. Vedete, backup in attesa. Noi non effettuiamo il backup, andiamo a fare il download dei dati di salvataggio. Dice sovrascrivi i dati di salvataggio, noi diciamo sì, effettuiamo appunto la sovrascrizione dei dati. Abbiamo appena sovrascritto i dati, quindi backup automatico non è possibile perché appunto ti dice non puoi, perché hai due Nintendo collegate e quindi devi dirmi che cosa vuoi fare. Rieffettuiamolo per sicurezza. Vedete qua adesso sta effettuando la procedura di download. Tempo rimasto 1 minuto. Ecco, adesso mi ha scaricato i dati, infatti backup eseguito. Adesso abbiamo su entrambe le console lo stesso backup, quindi andiamo a fare questa cosa: accediamo a tutte e due, a entrambi con lo stesso gioco, a entrambe le console con lo stesso gioco. Intanto ve lo dico, voglio farvi vedere una cosa che ho notato rispetto alla Switch standard: la luminosità della Switch Lite è maggiore. E non so se riuscite a vederlo, probabilmente non si nota adesso dall'immagine, perché praticamente la tonalità della Switch Lite è più calda, quindi ha uno schermo più caldo rispetto alla Switch standard. La luminosità è maggiore, però appunto è più caldo, quindi appunto si riesce anche a vedere molto meglio l'immagine. Vediamo se così, sì, così mi sembra che riusciate a vedere. E adesso facciamo partire appunto il gioco. Accorgimento, modalità aereo sulla Switch standard, ok, e
È necessario aggiornare il software, scusate un attimo. Ecco, queste sono le cose che diciamo non mi mancano nel momento in cui gioco con le vecchie console. Appunto tutti questi vari aggiornamenti e cose varie non ci sono, mentre invece in questo caso, come vedete, c'è sempre da fare dei download, però in questo caso è veloce perché ho la fibra e di conseguenza me lo scarica velocemente. Intanto andiamo a cancellare questo, ok. L'aggiornamento del software è in corso. Eccoci qua. Ok. Verifica in corso, di conseguenza parte successivamente. Vedete, io non ho effettuato la disconnessione perché adesso è in modalità wifi e infatti mi viene questo codice errore. Come vi dicevo, c'è un altro account che sta giocando, quindi non potete giocare al vostro gioco. E allora che cosa facciamo? Ok, noi ce ne freghiamo, torniamo perché adesso avevamo attivato il wifi. Ecco qua, lo disattiviamo. Adesso abbiamo disattivato il wifi, facciamo ripartire il gioco. Eccoci. Vi voglio far vedere che adesso il gioco è scaricato su entrambe le console sulla memoria interna. Quindi a parità di gioco e a parità appunto di cioè non a parità di console, perché ovviamente questa è una revisione, è stato revisionato il Tegra all'interno della Nintendo Switch Lite. Di conseguenza probabilmente mi sembra che la memoria in realtà non sia stata aggiornata, però appunto l'aggiornamento del Tegra permette più velocità di esecuzione del gioco in modalità portatile della Switch Lite rispetto alla Switch standard. Ok. Vedete? Qui il gioco si è già avviato. Sulla Switch Lite istantaneamente abbiamo già la console avviata. Per il resto il gioco è identico, la funzionalità è identica, nessun input lag, niente di niente in questo caso, come vedete, cioè non c'è veramente nessunissima differenza. Quindi insomma la Nintendo Switch Lite e la Nintendo Switch non differiscono in niente se non nella dimensione ridotta della console e molte feature minori sulla Nintendo Switch Lite rispetto alla Nintendo Switch. Però io ve lo dico, a mio parere in modalità portatile io questa console me la sto godendo molto molto di più rispetto a questa, che è molto più pesante, più difficile da tenere in mano, e io sinceramente odio queste cose, per cui avevo provveduto, e vi avevo anche fatto vedere, a prendere e a modificare il Joy-Con, per esempio quello originale, mettendoci la croce direzionale, e mentre qui invece non devo fare assolutamente niente, funziona e basta. E niente, quindi appunto non c'è molto da dirvi. Come vedete la console va bene, non ha assolutamente nessun tipo di pecca. Gli analogici sono sempre la solita pecca in questo tipo di console, ma è una cosa derivata appunto dalla Nintendo Switch standard, non è stato fatto nessun lavoro di ottimizzazione in quel senso. Niente, mi sento di consigliarvi la Nintendo Switch Lite qualora appunto come me
voleste utilizzare la Nintendo Switch in modalità portatile senza dovervi far venire i crampi alle mani e senza dover tenere appunto in mano una cosa molto più pesante rispetto alla Switch, che questa Switch risulta veramente tipo una PlayStation Vita, per dirvi, di dimensioni, leggermente più grande di una Vita, per cui siamo qui come dimensioni di una Vita, però è funzionale. È funzionale, e quindi insomma, se dovete scegliere, perdete la possibilità di collegare la console al televisore, ma non è una scelta da fare portando dentro questa console al posto di questa. No, quello ve lo sconsiglio totalmente. Semmai, appunto, è una scelta da abbinare, e quindi fare come ho fatto io: avete questa e in abbinata avete questa qui. Questa la tenete collegata alla televisione, utilizzate Joy-Con per appunto giocare in compagnia, e mentre questa invece proprio ve la utilizzate in camera senza sbattimento, ve la portate in giro, insomma molto più veloce, molto più pratica. Ecco, questo è tutto. Questa recensione appunto della Nintendo Switch Lite è finita, e ci vediamo appunto alla prossima recensione. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete mi piace e iscrivetevi al canale e condividete il video stesso. Grazie a tutti e alla prossima!